Ciao e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. In questo tutorial vedremo a confronto i due modi per iniziare a lavorare in tondo. Ho già fatto il video relativamente a come realizzare il tondo perfetto, il cerchio perfetto, e ho già fatto il video relativamente a come iniziare con la tecnica del cerchio magico, e ho già fatto il video anche su come iniziare col cappietto iniziale e poi fare delle catenelle e chiudere in cerchio. Oggi farò questi due metodi insieme a confronto, così potete scegliere. Dunque, per fare il cerchio magico appoggiamo così il filo, la parte corta verso di voi, e poi giriamo il filo lungo facendo questa X qui, poi passiamo l'uncinetto sotto il primo filo e prendiamo il secondo e facciamo una catenella, così fissiamo il nostro cerchio, e poi andremo per il primo giro andremo a lavorare nel cerchio. Dunque supponiamo che io voglia fare maglie alte, farò le mie 3 catenelle come si usa a fare quando si inizia un giro o una riga con maglie alte, e poi supponiamo che io voglia fare 10 maglie alte dentro il cerchio. Per fare la maglia alta, per realizzare la maglia alta, un gettato, inserisco l'uncinetto qui nel cerchio, pesco il filo, lo porto sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato, passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le altre 2 asole. Siccome queste 3 catenelle contano come una maglia alta, ho fatto già la seconda e vado a fare ancora 8 maglie alte nel cerchio. C'è un gettato e inseriamo l'uncinetto nel cerchio. Adesso che ho fatto le mie maglie alte, stringo qui e vado a chiudere il cerchio qui facendo una maglia bassissima qui nella terza catenella delle 3 che abbiamo fatto a inizio giro, la maglia bassissima, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo passiamo attraverso le 2 asole, ed è questo il nostro cerchio. E qui vedrete che il centro del cerchio si chiude bene, mentre con l'altra tecnica a volte qui il cerchio non si chiude bene. Adesso andiamo a fare la seconda tecnica. Per iniziare facendo il cappietto iniziale e una serie di catenelle che poi andiamo a chiudere in cerchio, iniziamo normalmente. Voi potete fare il cappietto come vi fa più comodo, io lo so fare così, sempre così, la parte corta del filo da questa parte, inserisco l'uncinetto in questo modo, lo giro un po', qui creo questo cappietto, passo l'uncinetto sotto il filo lungo ed ecco il mio cappietto. E in questo caso farò 5 catenelle, cioè inserisco l'uncinetto in questo modo e prendo il filo e lo passo
attraverso la catenella precedente, inserisco così, lo prendo prendo il filo e lo passo attraverso la catenella e ancora una volta inserisco in questo modo l'uncinetto. Questo si chiama fare un gettato. Prendo il filo e lo passo attraverso la catenella che ho già fatto. Adesso per realizzare il cerchio andiamo qui nella prima nostra catenella, per me è la prima catenella, nella prima catenella che abbiamo realizzato prendiamo il filo e lo passiamo attraverso le due asole, cioè abbiamo fatto una maglia bassissima. E adesso, se voglio fare le mie maglie alte, 3 catenelle e sempre vado qui un gettato, inserisco l'uncinetto qui dentro, qui dove c'è questo fuorellino che è il centro di questo cerchio. Prendo il filo, un gettato attraverso 2, un gettato attraverso 2, la seconda inserisco qui, vedete qui l'uncinetto, prendo il filo, attraverso 2 e attraverso 2, ancora qui dopo aver finito le mie maglie alte vado sempre qui e per chiudere qui nella terza catenella delle 3 che abbiamo fatto a inizio giro inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo passo attraverso le 2 asole ed è questo il nostro primo giro con quest'altra tecnica. E stringiamo sempre qua. Siccome qui ho fatto poche maglie, il cerchio si chiude bene, ma volendo fare più maglie a inizio giro forse qui rimarrà un po' aperto. Il numero delle catenelle che dovrete fare dipende da quanto grande volete fare il vostro cerchio. Spesso sugli schemi troverete scritto quante catenelle dovrete realizzare. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Fino alla prossima volta, ciao ciao!